Ragazzi, se c'è una cosa che ho imparato in tutti questi anni da automobilista e da motociclista è che la sicurezza non è mai abbastanza. Il settore delle auto è in crisi da qualche anno, da quando la richiesta di questi veicoli è aumentata, la produzione è diminuita per una grande quantità di motivi, dalla scarsità di componenti, di chip, elettronica, meccanica e tutto quello che ne consegue. Qual è il risultato di tutto ciò? Che macchine nuove ce ne sono sempre meno e sempre più dilatate nel tempo, almeno la loro consegna. Quel che invece purtroppo è aumentato sono i ladri di auto, che proprio per la scarsità di nuove auto, per la scarsità di componenti, rubano auto come se non ci fosse un domani. E non parlo solo di autovetture super blasonate, marchi importantissimi, ma sempre più auto, anche utilitarie, anche più low budget, vengono rubate o depredate senza pietà. La soluzione quindi è adoperarsi con tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire, anche se ragazzi, diciamolo chiaramente, se un ladro si mette in testa di volervi rubare l'auto, ve la ruba senza problemi, ma ci sono tanti sistemi di sicurezza che ci aiutano a ritardare questo evento. Più tempo facciamo perdere ai ladri, più probabilità abbiamo di ritrovare la nostra auto intera o quasi dove l'abbiamo lasciata. Anche a me qualche mese fa cercarono di rubare l'auto, purtroppo, ne feci anche un video. Io ero uno di quelli che pensava, vabbè, non succederà mai a me, e invece è successo. E da quell'evento ho iniziato a studiare, a guardarmi intorno, a contattare aziende che propongono sistemi di sicurezza innovativi e ve ne ho proposti qualcuno, come ad esempio il blocco della centralina, che previene appunto la sostituzione della centralina, il blocco OBD, che previene la creazione di una nuova chiave attraverso la presa OBD. Questa è una delle tecniche più utilizzate dai ladri purtroppo, in quanto l'OBD ha tante falle e di facile accesso. I ladri moderni sono molto tecnologici, quindi spesso vanno in giro semplicemente con un piccolo computer e senza nemmeno tutti quegli utensili che si portavano dietro un tempo, come il flessibile e così via. Oggi basta un piccolo computerino per la presa OBD o una centralina per le auto più diffuse e un piccolo cacciavite per forzare la portiera della nostra auto e il gioco è fatto in pochi secondi. E con questo blocco BD e blocco centralina si riesce un po' ad arginare il problema. Qualche mese prima invece vi ho recensito Tracting, un sistema antifurto che utilizza le nostre coordinate GPS sfruttando la SIM integrata e pagata a vita senza nessun abbonamento richiesto per tracciare costantemente l'auto. Un po' come un antifurto satellitare, ma acquistabile da tutti e equipaggiabile su qualsiasi auto, basta nasconderlo per bene. Io utilizzo ancora oggi il Tracting e lo trovo davvero di una grande comodità, non solo per l'evenienza di un eventuale furto, ma anche semplicemente per trovare l'auto quando la parcheggiamo e non ci ricordiamo dove l'abbiamo fatto. Ci sono poi le dashcam che vegliano sull'auto anche in nostra assenza, come questo modello che lo fa anche in remoto, perfetta contro i furbetti che ci tamponano o ci prendono a sportellate. Ci sono poi ovviamente tante altre alternative, come il block shaft che monterò molto presto sulla mia auto, ne farò un video. Si tratta di un antifurto meccanico che blocca lo sterzo impedendo che venga rotto in un istante e il malintenzionato ci spinga la nostra auto sfruttando la sua. È un furto molto comune purtroppo qui nel sud Italia, un po' come fosse un trenino ma con la nostra auto che viene spinta da questi ladri. Ci sono poi gli allarmi sonori in quest'auto, ne ho fatto installare uno dalla stessa Peugeot al momento dell'acquisto, ma credetemi, complici purtroppo le nuove leggi che hanno ridotto il volume massimo degli antifurto integrati nelle nostre auto, si sentono, non dico poco, ma non fanno quel casino che servirebbe. Purtroppo la legge a volte mi sembra che vada più contro di noi che a favore della nostra sicurezza. E dopo questo piccolo riepilogo, ragazzi, ora voglio sapere voi quali tipologie di antifurto utilizzate sulla vostra automobile, meccanici, elettronici. Smontate il volante, mettete un blocco della pompa con un tasto nascosto, anche questo è un antifurto molto efficace, non facile da applicare, però è interessante. Ci sono anche sistemi che disattivano la pompa della benzina a distanza, quindi molto interessante anche questo. Insomma, parliamone insieme qui sotto nei commenti, voglio sapere voi quale tipologia di antifurto montate sulla vostra auto, se li trovate sicuri e se li consigliereste. Io vi lascio un po' di link per acquistare tutti i sistemi di antifurto che vi ho consigliato
Qui sotto in descrizione video e nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, dove troverete offerte aggiornate su questi prodotti e tantissimi altri. Vi aspetto nei commenti, un bel like per supportarmi, iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto. Cerchiamo di mettere, per quanto possibile, i bastoni tra le ruote a questi ladri che ultimamente stanno scorazzando un po' in tutto il paese. Vabbè, amici, un occhio alla sicurezza e speriamo bene. Vabbè, alla prossima, ciao belli!